Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come avrete visto dall'anteprima del video, oggi parleremo di una parola in particolare. La parola di cui vi sto parlando è la parola cavolo. Cavolo in inglese significa cabbage e come potrete intuire non starò qui a parlarvi per diversi minuti di una verdura, anche perché non è una verdura necessariamente caratteristica dell'Italia. Ad ogni modo questa parola ha un'estrema importanza nell'italiano parlato. Infatti con la parola cavolo possiamo formare un sacco di espressioni idiomatiche che vengono utilizzate nello slang italiano o nell'italiano parlato. Tengo a precisare che ovviamente trattandosi di slang è un linguaggio che non vi consiglio di utilizzare con persone che non conoscete in ambito lavorativo o con persone più anziane, o in generale vi consiglio di utilizzarlo semplicemente con amici stretti, con persone con cui avete molta confidenza. Iniziamo col primo utilizzo, che è proprio l'utilizzo della parola cavolo in italiano. Per esempio, se noi usciamo di casa per andare al lavoro e siamo già a metà strada e ci rendiamo conto di aver dimenticato il cellulare a casa, l'espressione che possiamo utilizzare è proprio cavolo. Si usa dunque quando succede qualcosa di inaspettato e di negativo. Per esempio, cavolo, non ho passato l'esame. Cavolo, non ho passato l'esame. Passiamo al secondo utilizzo di cavolo, però precediamolo con la preposizione con. Col cavolo è un po' come dire in inglese there's no way, non c'è possibilità. Col cavolo che lavoro fino a mezzanotte. Col cavolo che lavoro fino a mezzanotte. Proprio come dire non c'è possibilità, non c'è alcun rischio che io lavori fino a mezzanotte. Terzo utilizzo di cavolo, sempre preceduto da preposizione, è del cavolo. Del cavolo significa che qualcosa non è buono. Per esempio, se dico che esercizio del cavolo, che esercizio del cavolo, è come dire che questo esercizio è difficile, non è buono. Per esempio dico è proprio una giornata del cavolo, è proprio una giornata del cavolo. Significa che è una giornata negativa, una giornata che non è buona. Invece precediamo la parola cavolo dall'articolo indeterminativo un cavolo significa niente. Per esempio, non ho capito un cavolo. Non ho capito un cavolo. Non ci posso fare un cavolo. Non ci posso fare un cavolo. Passiamo adesso ad un altro utilizzo. In questo caso l'espressione è cavoli miei. Cavoli miei. Cavoli miei significa my own business. Non dirò nulla, sono cavoli miei. Non dirò nulla, sono cavoli miei. Ovviamente posso cambiare miei con tuoi, suoi, nostri, eccetera. Per esempio, se io dico questa espressione molto comune, non gentilissima, che è fatti i cavoli tuoi, significa mind your own business. Un altro utilizzo di cavoli al plurale è cavoli amari. Cavoli amari letteralmente significa bitter cabbage, ma il modo in cui lo utilizziamo è per dire problemi, problems. Per esempio, se vediamo una situazione difficile, magari una persona che litiga con un'altra persona, possiamo commentare sono cavoli amari adesso, sono cavoli amari adesso, che è esattamente come dire sono grandi problemi adesso. Un altro modo di dire che utilizziamo con la parola cavolo, ed è un po' più lungo, è ci sta come i cavoli a merenda. Ci sta come i cavoli a merenda. Questo significa it is like having cabbage for a snack. Però significa in realtà che qualcosa non c'entra particolarmente con qualcos'altro. Oppure anche semplicemente che due cose non si possono abbinare insieme. Per esempio, se sotto metto dei pantaloni a pois e sopra metto una camicia a righe, posso dire questa camicia ci sta come i cavoli a merenda. E serve a dire che appunto non è un buon abbinamento. Passiamo infine ai verbi ed espressioni che utilizzano la parola cavolo. Il primo è fare una cavolata. Fare una cavolata. Questo significa fare una cosa stupida. Per esempio è molto comune sentire alcune mamme dire non fare cavolate. Questo significa do not do stupid things, do not be irresponsible.
non essere irresponsabile. Oppure ho fatto una cavolata, ho lasciato le chiavi dentro casa. Ho fatto una cavolata, ho lasciato le chiavi dentro casa. Anche qui stiamo dicendo che abbiamo fatto una cosa stupida. L'ultimo verbo con la parola cavolo è il verbo incavolarsi. Incavolarsi significa arrabbiarsi, to get angry. Per esempio, non ti incavolare con Lucia, non ha fatto niente. È come dire non ti arrabbiare con Lucia. Oppure Luca si è incavolato perché non l'hanno invitato alla festa. Luca si è incavolato perché non l'hanno invitato alla festa. Anche qui è come dire Luca si è arrabbiato. Abbiamo finito con le espressioni che utilizzano la parola cavolo. Con questo video avete visto come con una semplice parola potete dire tantissime cose. Ricordatevi però che si tratta di un linguaggio parlato e con persone con cui abbiamo un certo livello, un certo grado di confidenza. Dunque è un linguaggio che vi sconsiglio di utilizzare con persone che non conoscete. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile e abbiate imparato un po' di slang italiano. Se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio come sempre per averlo visto e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!